penso di sentirmi bene. Spero, almeno. Salve a tutti. Adesso aspettiamo l'ospite del giorno. Ciao bro. Ciao, 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 ciao. Salve a tutti, abbiamo la nostra atmosfera cyberpunk. Bene, sono contento che si sente bene, grazie di avermelo detto. Spero che si vede bene, si sente bene. Buonasera, buonasera. Adesso aspettiamo il nostro ospite e poi si parte alla grande. Ok, non me lo dice subito. Ok. Vediamo se riesco a impostare tutto. Ok, Eccomi qua. mi senti? Buonasera, ciao Alex. Ciao, ciao, ciao. Eccomi qua. Mi senti? Tutto bene? Sì, 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 tutto perfetto, ti sento bene, voi mi sentite bene, spero. spero che si senta tutto bene, spero che si senta tutto bene. Ecco qua. Ok, cominciamo Ottimo. questa diretta, cominciamo. Io, visto che siamo sulla mia pagina, voglio, diciamo, fare una piccola introduzione, dire che sono stato io a inventarti ed è Certamente. molto, molto piacevole per me che tu hai trovato tempo, abbiamo trovato tempo e ci siamo concordati. E molto interessante questa cosa perché io avevo già visto delle dirette con te con altre pagine e ho detto questo Sì, ragazzo sì. ci sta, lui sa le cose e a me piacciono. Ho detto bene, 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 perché tanti possono pensare che i bunker non abbiano affatto a che fare con i carri, ma in realtà non è così. È E, vero, diciamo che sì, non si direbbe, eppure ci sono anche loro. In ci queste- sono perché oltre a difendere, oltre a quello che immagino non tutti ci sono bunker, anche tu magari dopo mi dirai meglio, perché io Certamente. ne so, ma ne so diciamo vista da lontano e quello che più o meno capisco, più o meno quello letto, ma sarò sincero, dentro tanto non ci sono stato, non ho Mhm. girato a piedi particolarmente i bunker, quindi penso tu che hai palpato bene le cose, ne sai molto, le capisci le cose meglio di me. Giusto, giusto qualcosa, dai. Esatto, esatto, esatto. Quindi mi piaceva sentire la tua opinione, mi piaceva sentire le tue esperienze e quello che sai sulla cosa e sui bunker legato all'incorporazione di parti di carri, elementi, corazza e tutte queste cose qua. Cosa riuscivi a raccontarci non solo a me, ma anche alle persone che ci guardano di questa cosa qua in Italia, forse sai qualcosa legato Mhm. all'estero e sai che io tratto tutto il mondo, non solo l'Italia, Mhm. quindi se hai curiosità anche del Giappone, Internazionale. se sai anche del Giappone, francesi, Maginot, linea di Dunkerque non conta, qui si dice Mhm. tutto così com'è, non c'è problema. Allora, diciamo che mi sono specializzato un po' più sull'Italia, a essere sincero. Ok. Quindi ti so parlare meglio dell'ambito italiano. Allora, innanzitutto ti ringrazio per avermi chiamato e sì, per avermi contattato per fare questa diretta assieme. Diciamo, fa veramente molto piacere che da un semplice progetto, da un'idea nata quasi per caso di fare una pagina su Instagram, alla fine si riescano a fare anche serate di coinvolgimento con altre pagine, diciamo, anche del settore militare, no, anche più o meno attinente. Allora, alla fine, boh, se vuoi possiamo anche già partire. Come fortificazione di base, qua in Italia avevamo diverse epoche su cui parlare. Avevamo la seconda guerra mondiale e quello che è stato dopo la seconda guerra mondiale, quindi la guerra fredda.
nella seconda guerra mondiale praticamente la fortificazione è sempre stata un bunker semplice senza l'integrazione magari di carri armati come appunto mi chiedevi te, magari erano state inserite delle torrette, ma appunto non derivanti da carri armati. La situazione cambia quando, finita la seconda guerra mondiale, i confini d'Italia vengono cambiati e quindi ci si ritrova che si perde mezza Istria e la Dalmazia e ci si ritrova a est, appunto, qui in Friuli Venezia Giulia, la regione dove abito, a essere confinante con la loro Jugoslavia. Mhm. Noi, almeno già durante il ventennio, quindi la seconda guerra mondiale, avevamo fortificato anche tutta la linea appunto dei monti che c'è nell'attuale Slovenia, che arriva praticamente fino a Fiume e a Rijeka. Mhm. Però appunto hanno cambiato i confini, quindi abbiamo perso in poche parole, sono rimasti in territorio jugoslavo, quindi potevamo farci poco. Allora, dopo l'Italia nel 49 entra all'interno della NATO Mhm. e cosa dice? Che bisogna, almeno, cosa succede? L'esercito italiano deve costruire una nuova linea difensiva perché quella che avevamo è andata in Jugoslavia contro il nostro possibile nemico, quindi siamo abbastanza scoperti e quindi vengono costruite delle fortificazioni molto più piccole rispetto a quelle magari che erano state costruite per la seconda guerra mondiale, quindi non si parla più di un bunker, diciamo abbastanza grande, quindi diramato con magari più ingressi, più postazioni, mitragliatrici o cannone che sia, Mhm. camerate o altri locali. Diventa diversa la situazione, quindi si inizia a diramare varie postazioni. Insomma, mettiamo una strada, non Mhm. è più un bunker, ma si parla di postazioni, quindi c'è una postazione mitragliatrice qua, una cannone qua e così cambia. Per le postazioni cannone, appunto, l'esercito italiano ha usato praticamente dei vecchi carri, ha usato gli M26 Pershing armati con cannoni 90-50, Ok. almeno inizialmente erano stati usati, era stato usato lo Sherman M4 e poi è stato sostituito dallo Sherman M26, sì, dal Pershing Solo la M26, torre. scusa. Solo la torre. Com'è? Usavano Allora, ci sono più varianti per questo. Allora, ci sono sempre come postazione cannone abbiamo o solo la torretta, appunto si dice enucleata, quindi c'è solo la torretta e il cannone e praticamente sotto vi è la struttura di cemento con i vari locali, tra i quali il gruppo elettrogeno che faceva ad esempio muovere la torretta. Mhm. Invece un'altra tipologia, sempre di postazione cannone, diciamo che è abbastanza speculare, non è solo più la torretta, quindi l'enucleata, ma viene fatto praticamente una vasca vuota di Mhm. cemento e vi si viene alloggiato al suo interno il carro armato privato del motore e quindi viene dotato di un gruppo elettrogeno anche là per far funzionare. Quindi alla fine si cambia poco che sia solo la torretta o comunque tutto il corpo. Diciamo che il cannone da là non si muoveva, almeno avevano tolto il motore, quindi era comunque una fortificazione permanente che doveva rimanere là. Ok, ok, ok. E questo praticamente in poche parole è quello che la fanteria d'arresto, oppure appunto quello che il corpo scelto dall'esercito italiano che ha presidiato queste postazioni praticamente dagli anni 50 fino alla caduta del muro di Berlino, quando alla fine nel 91 e nel 92 purtroppo hanno demolito tutto. Diciamo che le postazioni cannone, appunto dove c'era il carro armato, quelle sono già state, in quelle non rimane solo niente, purtroppo rimane solo una vasca di cemento, ma del carro armato purtroppo non rimane niente. Tutto via. Per quel, sì, non rimane più niente, anzi, meno, state, sì, purtroppo, almeno, c'era ancora la fanteria d'arresto che con i propri uomini era andate appunto, a mandare in pensione i vecchi carri e quindi se si va in questi posti si trova semplicemente la vasca dove veniva alloggiato il carro riempita di terra per non lasciare un buco che Mhm, possa mhm. magari farsi male la gente del luogo. Aspetta, continuo pure. Ah, ok, ok, ok. Tu girando, perché Sì.
eh, girando per questi posti qua, mi viene questa domanda qua. Secondo te, se se ci vuole, perché guardo l'esperienza degli israeliani che loro non buttano via niente, Mhm. se proprio, diciamo, loro dicono, Italia dice, ok, il comando italiano dice, io voglio ristabilire al massimo, quanto ci vuole secondo te per mettere e quanti di queste postazioni sono cioè, ristabilibili, ecco, diciamo così, più Quante velocemente? possono essere rimesse in una postazione come era prima, dici? Diciamo che almeno ora per fortuna non c'è più il problema di doversi difendere dal confine, però diciamo che le postazioni erano tante, almeno l'insieme delle postazioni vengono chiamate opere, ce n'erano almeno, faccio così, almeno a spanne una cinquantina se non di più in tutto il Friuli. Mhm. Quindi bisogna contare che per ognuno di queste c'era al minimo un 3-4 postazioni cannone, vengono fuori un bel po' di postazioni. Non so come potrebbero rimetterle perché già all'epoca era stato interrato tutto e magari anche saldato, quindi vedo un po' difficile magari ristabilire oggi per, non so, magari non dico per appunto come dici per tornare di nuovo a difendersi o per, non so, magari mettiamo a livello di musealizzazione magari, Sì, sì, ancora però meglio. appunto sì. Sì, magari, però sì, purtroppo avevano distrutto tutto a inizio anni 90, quindi alla fine Ma che tu ne non, sappia, adesso ci purtroppo. sono magari postazioni sempre vecchie, Mhm. tenute bene, ma che vengono ancora usate. Ancora usate? No, alla fine Quindi, non, no, alla fine purtroppo non viene usato più niente dei vecchi bunker che c'erano, sia questi usati dalla Fanteria d'Arresto, quindi qua in Friuli, in pianura in particolare, sia quelli usati dagli alpini d'arresto nei monti, alla fine con il 92 vengono chiuse definitivamente tutte le opere, vengono portati via tutti gli armamenti, quindi sia i cannoni fissi che erano all'interno delle opere, e alla fine non rimane più niente, quindi ad oggi non c'è più nessun bunker per la difesa attiva, alla fine sono stati mm, tutti dismessi nel 92. ah, interessante e peccato. Diciamo sì, almeno ad oggi rimangono migliaia di fortificazioni lì abbandonate, diciamo che per fortuna c'è ancora qualcuno come me che va a visitare, fa un turismo alternativo, chiamiamolo. Certo, è interessante questa cosa. Sì, Mm, sì, diciamo che sempre a livello della fanteria arresto, diciamo che si sono salvati effettivamente pochi posti perché alla fine, ti ho detto, hanno dovuto distruggere le postazioni e il cannone perché non servivano più, però quelle mitragliatrici avevano lasciato, solo che a fine del 2000, verso il 2010 hanno distrutto anche quelle, quindi alla fine rimane praticamente poco o niente neanche di quelle, alla fine hanno cancellato un pezzo di storia con veramente poco. Esiste solo un'associazione che in provincia di Gorizia ha preservato un posto comando e appunto ogni tanto ci fa delle visite guidate, ma se no per il resto diciamo li troviamo tutti abbastanza sottoterra, poi troviamo vabbè, solo del immagino che anche cemento. le posizioni sono abbastanza, cioè ci va chi lo sa, ecco. Diciamo di sì, allora diciamo magari per quelle più in montagna sono magari certe, o te le ritrovi proprio a lato strada, quindi dici, boh, magari è mascherata da, so, finta casetta dell'ANAS, oppure devi farti una Anche scalata in così. montagna che metà basta. Vai da un estremo all'altro in poche parole, o te le ritrovi a lato strada, che so per più. E si va anche su Street View, che ci sono le vecchie riprese del 2010, vedi ancora la casetta metallica con all'interno, si sapeva, c'era non so, una torretta mitragliatrice. Dopo hanno tolto tutto, però potenzialmente era l'autostrada perché ricordiamo la fanteria arresto era in pianura, quindi partiva dal mare che abbiamo qui in Friuli fino a dove arrivano le montagne. Ok. Però per quelle in montagna, quelle un po' Sì. più proprio nelle posizioni un po' più particolari, ci sono quelle, perché ci sono anche posizioni, immagino, non so qui in Italia, ma in generale c'erano posizioni Mhm.
studiate non soltanto per far stare lì il soldato o farlo girare, ma Mhm. perché era a più livelli e potevano anche viverci dentro anche in caso di, Mm. di essere circondati. Ci sono Ok. posizioni che erano ancora preparate, magari che se anche sei circondato ci potevi rimanere qua settimana, due o anche un mese. Sì, allora di base comunque ti parlo degli sbarramenti della montagna, normalmente i soldati stavano all'interno della caserma, gli alpini, però alla fine poi nelle opere facciamo magari delle esercitazioni e se stavano al loro interno potevano portarsi dietro non so, per esempio delle vaschette con l'acqua, comunque centinaia di razioni K e potevano starci dentro anche 3 settimane potenzialmente, però sì, in caso di necessità potevano starci diverse settimane, anche perché sì, nei bunker di montagna c'erano effettivamente le camerate con i letti a castello. Ecco, è quello che era interessante. Sì, Perché sì, purtroppo c'erano solo in quelle di montagna, in quelle di pianura, diciamo, essendo postazioni piccole, piccole, sì, sì, avevi sì. solo la casermetta, quindi avevi quel punto in cui stazionare, non avevi solo la casermetta eventualmente. Perché immagino che essendo più su, nelle posizioni più racchiuse, Mm. è più logico lì essere in certe situazioni circondati Mhm. per potersi difendere ehm, magari in un contesto alternativo. Ecco, molto interessante questa cosa. Ma poi parlando di posizione anticarro, anticarro, ecco, anzi, anche Sì. anticarro. Cosa mi sai dire non soltanto di posizione mitragliatrice, ma anticarro? Ne hai visitati, ne hai visti, come sono strutturati, come sono fatti? Certo, allora, postazione anticarro, se parliamo del reimpiego, quindi della guerra fredda, diciamo che abbiamo le postazioni come quelle della fanteria d'arresto, che magari adesso vi faccio vedere un libro, una foto da un libro. Allora, questo è un libro, si chiama L'ultimo bunker a nord-est, l'ha fatto l'Associazione Nazionale Elefante d'Arresto, appunto, un'associazione di reduci della gente della fanteria d'arresto e Mhm. ad esempio, non so se si riesce a vedere, questo era un esempio della torretta che Sì, sì. questa era nucleata, quindi vi era solo la torretta e non vi era il carro armato in vasca, come avevamo detto prima. Sì, le postazioni anticarro, allora, o avevamo tipo in pianura queste dove c'erano proprio il carro armato appunto con il cannone che poteva muoversi, oppure in montagna gli alpini avevano fatto una cosa, diciamo, abbastanza intelligente. Già avevano riutilizzato i bunker della seconda guerra mondiale, vabbè, cambiando l'armamento e gli interni, diciamo che alla fine è praticamente una stanza con una staffa attaccata al soffitto, alla quale era attaccato il cannone con un gancio collegato dietro. Mhm. Con questo gancio veniva fissata una corda e così permetteva di muoversi meglio all'interno, avere un angolo migliore per colpire. Quindi all'interno anche della postazione avevi comunque le ventole, no, non le ventole, le maschere, gli attacchi per le maschere antigas, dato che comunque a rilascio del colpo venivano appunto rilasciati i Sì, gas sì. tossici che appunto venivano e questa aria veniva pompata attraverso una ventola che era posta fuori dalla postazione. Quindi anche In in uno più, spazio più largo sì. i fumi si sentono, perché nei carri, lo dico anche questo in generale, già questo molto lo sanno, ma nel carro, durante la seconda guerra mondiale, Mm. il svenimento era una cosa abbastanza comune, perché sparando di fila non c'erano ancora le camere di spurgo della canna, quindi Mhm. sparando 5-6 volte con pause da 6-10 secondi, lì si riempiva tutto di fumo e qualcuno Mm. respirava un po' troppo e andava a dormire, Eh. questo era abbastanza normale. Mm. Ma io pensavo che magari in un bunker si Mhm. sentiva meno, però tu mi stai aprendo gli occhi su questa cosa e mi Mm. sento interessante questa cosa che anche in uno spazio più grande comunque la gente si proteggeva, questo è molto interessante, sì. Sì, perché almeno bisogna contare che appunto ci sono più persone che sono addette
all'uso dell'arma, e quindi c'erano più maschere antigas, quindi solitamente un 3 o 4 persone riuscivano a starci in questa stanza anche abbastanza grande, e appunto si riusciva a caricare, a puntare e di nuovo a indirizzare l'arma. Comunque all'interno della stanza comunque vi erano anche le indicazioni per dove puntare, per esempio Certo. oh, giustamente non lo mettevano in un punto, diciamo, nel fondo balle, lo mettevano in un punto abbastanza alto, quindi concentrava il tiro in un preciso punto magari della strada, e quindi metti che c'era, non so, l'attacco fosse venuto di notte o con cattivo meteo, quindi non so, nebbia, erano già preimpostate l'elevazione e il tiro che doveva avere l'arma per centrare il bersaglio. Quindi comunque sì, alla fine purtroppo sì, sarebbero stati visti, quindi non so quanto la fortificazione avrebbe alla fine anche protetto appunto i soldati che erano a gestire l'anticarro. Ok. Mm, mm, ok, la stanza dove sta il canone è una cosa interessante, però giustamente come stai dicendo bisogna creare Mhm, sempre un fuoco incrociato su un determinato mhm, punto con una determinata area di sorveglianza. È interessante, il bunker poteva essere fatto, ci sono fatti che c'è ad esempio il canone e magari sia una sì. struttura a parte di, come un po' le navi, no? Che è l'impostazione di controllo del fuoco, quindi loro analizzano da dove arrivano, guardano e poi Mhm. diano le informazioni giù dove sparare. Sì, sì, sicuro, almeno perché all'interno delle fortificazioni c'erano comunque degli osservatori per prevedere appunto dove poteva arrivare il nemico. E meno, ti riporto appunto, ho letto delle testimonianze di diversi comandanti degli alpini nel reimpiego. Diciamo che veniva fatta una sorta di battaglia navale, diciamo, veniva schedulata la cartina della zona, quindi non so per esempio si segnava, non so, la lettera e il numero, si diceva te che sei nella postazione 2 dell'anticarro spara, praticamente fai in modo di sparare nella cella C5, e Mm, quindi potevi indirizzare il tiro. Poi comunque in un punto di strada c'era anche più bunker a controllarla, bello, bello. almeno parlando per la montagna. Per la pianura diciamo che comunque era anche abbastanza vicine queste postazioni, quindi se arrivava in un determinato punto il nemico, diciamo che ci poteva essere l'azione anche di più cariche nello stesso momento. Ok. Sì, sì, questo è interessante, questo, Mm, cioè immaginare, e questo mi viene già un'altra domanda, più postazioni mhm, e si collegano tutti la stessa mappa e si riescono a organizzare loro. Per organizzarsi hanno bisogno di comunicazione e radio, mhm. immagino. Sapendo Assolutamente. il disagio poi che hanno avuto i francesi, e questo lo sappiamo già tutti, cosa soffrivano i francesi anche se avendo milioni e milioni con la loro linea Maginot e tutte queste cose qua, secondo te come si organizzavano gli italiani e come, quanto tu ne sai, Mhm. durante la seconda guerra mondiale, durante la guerra fredda, magari un po' meglio immagino, ma diciamo la seconda guerra mondiale, qual era la situazione, se lo sai, radio fra queste postazioni e le organizzazioni fra queste postazioni qua? Mhm. Allora, ti so rispondere meglio però in quella della guerra fredda, perché appunto son più informato. Allora, per appunto i bunker della guerra fredda, diciamo che in ogni postazione c'era l'attacco per il telefono, Ok, e quindi ogni postazione aveva la propria scatola con la radio e il telefono ricevente, e quindi gli veniva impartito l'ordine perché all'interno di ogni bunker vi è anche un centralino dal quale vi possono dare informazioni a tutto il bunker. Quindi giusto. insomma, ripetiamo un bunker ad esempio con 5 postazioni, e dal centralino può mandare l'ordine a qualsiasi di uno questo.
in più le persone che stavano nella postazione dell'anticarro avevano anche un laringofono, praticamente come quello che attaccano in TV, e diciamo gli arrivava, era più chiaro il segnale, anche perché il cannone faceva anche abbastanza rumore quando sparava, e quindi avere una cosa più vicina direttamente eh, alla persona che sparava, diciamo, era di aiuto sicuramente. Interessante, sì, 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 sì. Ehm, mi hai fatto... perché io ho i carri nella Mm. testa, no? Io sempre immagino l'equipaggio e queste cose. Quindi i carri, ok, i bunker fra di loro collaborano, lavorano, Mhm. si tengono in contatto. Adesso un'altra domanda. C'è una specie Sì. di capo dei bunker, una persona che controlla come sta andando la situazione e il comando fra loro due. Quindi come viene il comando? Che loro collaborano come unità separate fra di loro, ma il comando Mhm. complessivo dei bunker, c'è qualcuno che se ne occupa? È un generale che Certo. occupa anche di carri e di fanteria o ce n'è uno appositamente studiato per Mm. farli collaborare? Certo. Allora, diciamo che per gestire, allora, un insieme di più bunker si chiama lo sbarramento. Ok, Ogni sbarramento aveva un bunker che era scelto come quello dove stava il comando, e ok. quindi da là gli si dava gli interi ordini, diciamo, eh, gli ordini partivano appunto dal bunker comando, e andavano a tutti gli altri bunker. Diciamo che Ok. appunto c'era, non so, magari un comandante di compagnia che stava una compagnia stava per ogni sbarramento, ne gestiva diversi in base alla situazione, e solitamente un bunker comando veniva messo per ogni sbarramento e messo a dirigere il tutto. Mhm. Sì, sì, ti faccio queste domande perché Mm. è interessante, Mm. non soltanto perché tutti si immaginano magari queste costruzioni in pietra, la gente che sta dentro ci spara da tutte Mhm. le parti, ma Mhm. io lo vedo magari come un sistema, ecco, cioè Mhm. i bunker non sono solo, cioè, è un sistema che lavora, collabora, è interessante anche per me capirlo. Io, ad esempio, certe cose che mi stai dicendo, io, per me sono assolutamente nuove, perché è Mhm. molto interessante come cosa, ecco. E questo al nord Italia. Beh, tu ci Al vivi. nord Italia questa. Sì. Cosa mi sai raccontare delle altre postazioni italiane? Magari, non so, la linea gotica o le isole, che anche le isole potrebbero interessare. Anche le isole. Allora, partiamo subito con la gotica. Anche là hanno fatto un lavoro immenso i tedeschi, appunto dopo l'armistizio del 43, e appunto anche là avevano, diciamo, c'era chiamiamolo pure un'azienda specifica tedesca, si chiama la TODT, Mhm. TODT, che è l'impresa che ha costruito tutti i bunker in Europa, praticamente, dal più famoso, che appunto che è il Valle Atlantico, Mhm. è famoso per gli dei, è una linea che è immensa, parte dal confine tra la Francia e la Spagna, quindi nei Paesi Baschi, e prosegue per tutto la costa europea, arrivando fino a metà della Norvegia. Fa un percorso, hanno fortificato mezza costa atlantica praticamente, Mi stai dicendo quindi che i tedeschi avevano un piano, hanno organizzato una struttura di mhm. difesa, tutta l'Europa, cioè magari noi non lo sappiamo perché noi comuni mortali, Sì, noi... dalla costa, praticamente solo la costa, hanno fortificato praticamente tutta la Francia, poi anche il Belgio, i Paesi Bassi, un pezzo della Germania, la costa ovest della Danimarca, e poi anche un po' della Norvegia, e anche l'isola di Man, Mm. ad esempio. E vedevo tra i commenti che c'era appunto mai Seconda Guerra Mondiale Experience, il mio amico Marco, la batteria Todd in Normandia ancora il cannone su rotaie. Ad esempio, là sono stati più bravi, hanno mantenuto ancora qualcosa dalla Seconda Guerra Mondiale. Quello sì, 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 sì.
quello sì. E appunto avevano usato gli stessi modelli dei bunker, ad esempio, non so, mi viene in mente il Tobruk, il più famoso, è praticamente una piccola postazione mitragliatrice che erano praticamente fatti con lo stampo e li hanno portati, li hanno fatti anche qua in Italia. Mm. Quindi anche sulla gotica, meno, ci sono anche diverse, meno, nell'ambito nostro ci sono appunto anche diverse associazioni che gestiscono e fanno vedere anche i bunker che sono rimasti, quelli che hanno costruito i tedeschi nel 43 e appunto diciamo ci sono sia i bunker appunto costruiti in cemento armato ma ci sono anche delle torrette di carro armato, non so dirti quale, che anche quelle erano inserite nel terreno in modo che venisse fuori solo la torretta con il cannone. Diciamo che alla fine è un'idea che è stata anche un po' copiata dalla fanteria del resto della guerra fredda. Mm. E anche qua diciamo, hanno fatto delle azioni di difesa che anche là diciamo, la fortificazione permanente si è rivelata meno, non abbastanza forte da fermare i tedeschi, ma almeno da rallentarli un inverno diciamo, nel centro Italia. Invece per le isole non ci sono ancora stato purtroppo, ma appunto so che in Sicilia insomma, si erano preparati molto bene per lo sbarco degli anglo-americani, appunto anche con la battaglia di Gela gli italiani hanno fortificato molto molto bene tutta la Sicilia, soprattutto la costa appunto meridionale della Sicilia, costruendo anche là tanti bunker diversi magari da quelli che erano stati fatti al nord Italia per il Valle Alpino, diciamo, erano più postazioni singole, tante postazioni singole in un piccolo territorio, diciamo. Sì, 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 sì. Ma fortificazione di insolette, perché in Italia ha anche mini isole. Mhm. Si sa qualcosa che ci sono magari le isole piccole fortificate ma alla giapponese, diciamo, ecco. Allora, di quello non so molto, magari di isole molto piccole. So che ad esempio all'isola d'Elba, mi Mhm. viene in mente come isola un po' più piccola, là, diciamo, era stata molto fortificata, ma là si parla del periodo precedente alla Grande Guerra. Tuttora ci sono ancora i forti lì all'isola d'Elba. Altre isole più piccole, meno immagino a sud, penso abbiano fortificato anche quelle. Mm. No, interessante, Mm. avrai tempo di Sì, sì, girare e prima o sono- poi ci saranno anche loro. ecco, e vedere loro e poi mi dice, io sono stato in Sicilia a vedere, ora ti racconto e noi saremo contenti di sentirti. Perché è molto interessante sia per me che per le altre persone, tutti interessati, magari non sono interessanti, ma dicono, vabbè, ci guardiamo. È interessante sta cosa. Quindi volevo fare la battuta del fatto che Mhm. adesso sappiamo dove hanno sprecato altro budget i tedeschi a Sì. fortificare coste inutili, però ehm, questo è interessante. Quindi i tedeschi ci hanno investito abbastanza in Italia, quindi a fortificare. Molto, molto in Italia, anche qua al nord Italia hanno costruito anche tante, non so, piccole batterie, meno sono praticamente delle postazioni con quattro cannoni di artiglieria. Diciamo anche qua avevano investito abbastanza con postazioni o anche dei ricoveri, praticamente erano chiamiamole pure delle piccole botti, veramente sono entrato in una che hanno inglobato in un posto comando sempre usato dalla fanteria d'arresto. Dio, io sono alto 1,85 m, ho fatto fatica a entrarci, però erano previste per un 6 soldati tedeschi, quindi anche loro alti, no, sì, sì, non so quanto sarebbero stati comodi effettivamente da dentro, però diciamo sono veramente molto molto piccoli, possiamo vederla come una piccola botte, Sì. non proprio come quelle da vino che immaginiamo, però un po' più grandi in modo da insegnare almeno un 6 persone, però anche quelle sono veramente molto piccole. Perché io ho visto le immagini perché non tutti i bunker vengono costruiti lì, nel senso che ci sono alcuni fatti in acciaio, io ho visto
sono fatti in Mhm, acciaio, fatte in fabbrica, vengono portate lì e semplicemente inglobate dentro la terra, seppellite e mhm. basta, sono già prefabbricate, quindi Sì, bunker magari sono fatti già là. pronti. Ecco, perché non tutti magari lo sanno che ci sono anche prefabbricati che vengono portati Mhm. lì, non solo Sì, costruiti al mhm. momento. Mhm. Esatto, diciamo che magari questi appunto costruiti in acciaio e poi interrati, diciamo, sono stati usati per la misura minore o comunque sono stati usati alla fine come ricovero, quindi i soldati andavano a ripararsi al loro interno. Più Poi alta comunque media, ecco. sì, diciamo che solitamente buona parte dei bunker è costruita in calcestruzzo, cemento armato, oppure viene scavata in caverna praticamente e poi rivestiti gli interni. Diciamo, quella è l'idea tipica che si fa appunto del bunker. Diciamo, quelli in acciaio sono una parte minore. Avrai assolutamente sentito dei bunker tedeschi che in realtà erano dei palazzi Mm. antibombardamento fatti a cono, cioè quelle cose a cono per la Germania, ne hanno costruiti migliaia. Al momento mi sfugge, Loro non ho praticamente presente. costruivano questi, è stata un'idea di un ingegnere di case, Mm. e lui ha visto questi bombardamenti fatti e lui ha proposto una costruzione facile perché era fatto in Mhm. cemento sono palazzi sottili che si allargano la base, Mm. fatti a livelli e la gente quando Ok. venivano i bombardamenti entravano dentro e Mm. essendo a cono, anche quando le bombe cadevano, loro rimbalzavano e soffrivano molto di meno. Si cadeva vicino, Mhm. il muro da 2 metri comunque tiene, se gli cadeva Mhm. addosso riusciva maggiormente a resistere a questa cosa Mm. qua. Sì. No, questo non lo sapevo, mi mancava. Costruite tante, adesso io addirittura ho Mm. visto, perché non tutti sono andati perse in Germania, ne ho visto Mhm. una adibita a Lidl. Ah, Eh, lì, no. sì, 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 perché non sanno come nasconderle, perché sono veramente Mhm. tante, sono nascoste all'occhio umano, diciamo così, Mhm. fanno, come dici tu, sul margine strada, fanno per nasconderle. Sì, sì. Però ne costruivano tanti. E faccio un'altra domanda. Mm. Ehm, a livello costruttivo, ok, ingegneristico, Sì. fra un bunker tedesco, italiano o francese, qual è una Mm. differenza netta? Tu lo guardi e dici questo è un bunker francese, o questo è un bunker tedesco. Allora, so rispondere meglio per quelli magari tedeschi e italiani, perché allora, nei bunker francesi so che appunto esiste la linea Maginot, però diciamo che non ho mai visto niente se non giusto qualche video appunto della linea Maginot in Francia, diciamo quello purtroppo conosco poco. Diciamo, c'è un'interessante risposta da Worm Squad Italia, però diciamo che la faccio leggere a te volentieri, la differenza tra i bunker. Ecco, bravo. Vabbè, perché non serve, non serve. Vabbè. Verrà comunque circondato. Esatto, un bunker francese va a cagare. Vabbè, Allora, diciamo che ciao. magari per i bunker tedeschi diciamo che alla fine vi era uno standard per come costruirli, quindi ad esempio ti ritrovi, non so, per esempio, un centinaio di modelli, ad esempio, non so, c'è il Tobruk, sai che è grande tot metri e sono fatti tutti uguali, Mm, che sia in Normandia, che sia in Germania, in Olanda o in centro Italia, ha sempre le stesse misure. mm. Quindi c'è una E standardizzazione internazionale dei bunker. sono standard, quindi veramente sono identici, veramente erano fatti perfettamente seguendo dei canoni veramente molto rigidi. Infatti appunto li ha fatti un'impresa unica, appunto la Todt, che appunto avendoli fatti sia in Italia che nel resto per l'Europa, Questa azienda, ok. sì, sì, chiamiamolo Quello. pure azienda, questa società, diciamo che alla fine hanno usato sempre le stesse misure, quindi
sono sempre uguali, alla fine basta scoprire un attimo quali sono i principali modelli tedeschi, come ad esempio quello che hai messo è stato messo nella locandina per questa live, No, per esempio quello è un bunker tedesco. Quello è un bunker tedesco fatto appunto dalla TOT, difatti almeno attualmente seguo dei ragazzi francesi che sono nei Paesi Baschi e stanno censendo tutti i bunker della loro zona, ce ne sono diversi di quella tipologia là. Invece per i bunker italiani diciamo che non vi è una standardizzazione e quindi no, diciamo che vi è abbastanza. gli italiani costruiscono come immagino, no? Sono No, non c'è uno standard di costruzione dei bunker, almeno non sono perfettamente tutti uguali, però diciamo anche loro hanno delle regole, quindi non so, ad esempio, il principale, non so, i bunker di una determinata regola, so, magari hanno la caponiera, quindi è un piccolo locale per la difesa vicina. Hanno, non so, hanno le postazioni per cannone fatte in una determinata maniera, le postazioni mitragliatrice fatte non so, con una determinata piastra, so, che la piastra è quello che interpone le persone all'interno della camera di combattimento a quello che c'è fuori. Mm, Diciamo che dove appunto veniva alloggiata l'arma. Diciamo che anche quelle sono abbastanza standard e quindi se ad esempio ti ritrovi una piastra particolare sai che ad esempio è italiana, ad esempio. ok. Diciamo che se a vederlo da fuori magari dici, boh, sono in Friuli, non sono neanche troppo distante dall'Austria, dici, ok, sono sicuro che è un bunker italiano. Sai per sicuro che magari non è un bunker tedesco perché quelli tedeschi, diciamo, sono standardizzati e uno è proprio nei minimi dettagli uguale all'altro. Invece internamente, diciamo, quello italiano è uguale al suo interno. A vederlo da fuori, magari anziché avere 5 postazioni, l'altro ne ha 2, ne ha uno, ha solo la camerata, ha solo un ricovero, solo un osservatorio. Mm. Diciamo, vi possono essere diverse possibilità, però anche loro hanno uno standard più o meno simile. E, le malattie tedesche erano tutte uguali, se non in qualche dettaglio. Dici, riporta Marco, infatti quello è un mio amico che appunto lui gestisce questa fantastica pagina Mhm. di appunto questa esperienza. Lui è andato poi tempo fa in Normandia e appunto con il suo profilo ci racconta tutto quello che ha visto dai bunker che sono musealizzati in Normandia, appunto, essendo là appunto standardizzati nei minimi dettagli anche nelle misure, sono tutti uguali. Ecco, se ci stai guardando scrivimi. Ecco, dico anche al tuo amico di scrivermi allora. Avrò domande anche verso di lui. Adesso si trascina in questa storia. Ehm, è interessante questa cosa, ma a livello di materiali, ok? Sì. Magari anche durante la guerra fredda, non solo la seconda guerra mondiale, c'è un'evoluzione della difesa, perché prima potevano essere semplicemente mh, cemento armato, poi magari si Mhm. sono inventati qualcosa di nuovo. C'è una evoluzione nella costruzione dei bunker dal punto di vista di come sono strutturalmente fatti, magari compositi, no? Ma fossero tirati Mhm. fuori così, non so, io non lo so. Mi sai dire? Allora, diciamo che il cemento armato che era stato usato durante la seconda guerra mondiale, per esempio per ricostruire il Valle Alpino, è totalmente diverso dal cemento armato che abbiamo oggi. Aveva una composizione che dopo 80 anni queste strutture qua sono ancora in piedi e servono diverse ruspe per abbatterlo. Ok. Il cemento di oggi, diciamo, è un po' più scadente, diciamo. Quindi all'epoca veramente ci avevano visto giusto con queste composizioni. E alla fine ti dico, per i bunker degli alpini, quindi quelli su in montagna, hanno riutilizzato le strutture vecchie, quindi non sono andati ad esempio a ricostruire parti nuove, semplicemente li hanno ammodernizzati internamente, quindi magari ci hanno portato l'elettricità, il cavo telefonico, hanno cambiato gli armamenti, hanno pitturato dentro da un giallo ocra è diventato un bianco,
Quindi per quelli in montagna alla fine non hanno fatto grandi cambiamenti. Per quelli della guerra fredda, anche quelli hanno, non so che tipologie di cemento hanno abbia usato, ma penso abbastanza simile a quello della Grande Guerra, sì, non della guerra, chiedo scusa, a quello della Seconda Guerra Mondiale, perché appunto come epoche siamo anche abbastanza vicino. Tra il 49 e il 53 massimo avevano già costruito le postazioni della fanteria in pianura, diciamo. Ok. Quindi abbastanza sono simili. Giusto questo per dirlo, magari alcuni saranno scioccati, ma se andiamo proprio nel moderno, eh, tanti sapranno che adesso si usano tanto spesso le cariche cave perché ci sono RPG e roba del genere. Costruire al giorno d'oggi un bunker fatto di cemento anche armato, serve poco e niente perché tanto anche se tu ci metti 2 metri di muro non serve a niente, la carica cava passa da una parte all'altra, non gli frega niente. È più funzionale la ghiaia rispetto Mm, al cemento armato, perché la ghiaia ha una struttura eh, sgranata e c'ha l'aria dentro e l'aria più la struttura sgranata mhm. riesce a eh, è strano sgranare di più la, Ok, il gettone. la parete. Mm, Sì, quindi la goccia, quella famosa detta così goccia, quando passa la ghiaia viene più sgranocchiata, viene più scomposta e fermata rispetto a un mm, comunissimo muro. Infatti io avevo fatto delle stories che adesso i russi si sono inventati questa cosa di proteggersi mm. contro i missili di terza generazione, ci fanno una struttura in acciaio e Sì. sopra ci mettono i sacchetti eh, con la ghiaia e funziona, e funziona. Quindi poi cemento, pietre Mhm, e tutto quello. eh, Avrai visto le foto di carri armati in Siria o robe del genere, adesso va più che mhm. moda per fermare gli RPG, quindi La ghiaia. la ghiaia, pietre, legno anche già dalla seconda guerra Mm, mondiale. mhm, È vero, ecco, questa è una cosa interessante, visto che noi parliamo di bunker che sono cimentati, mhm, il fatto di cimentare i Sherman, questa è una cosa molto interessante usata mhm. dagli americani. Quindi loro sono arrivati in Europa, sono arrivati in Francia e hanno detto che la nostra corazza Sì, frontale fa schifo, non riesce a tenere neanche il 75 mm di tedesco. E quindi questi geniacci, perché mhm, non è che sono dei geni, è che mh, lo lasciavano fare, e lo lasciavano fare, perché non lo facevano i sovietici? Perché i sovietici non è che non ci arrivavano, noi lo lasciavano fare. mhm. E invece gli americani dicevano, perché no, ci mettiamo sopra il cemento, ci facevano così di cemento sopra. Non è che fermava il Sì, colpo, però il cemento, diciamo così, nella corazza è importante che ci sia sì, un vario livello di solidità. Quindi se tu riesci, come le ok, corazze composite d'oggi, a fare un certo livello, come una torta, di una parte molto solida, poi più morbida, diciamo così, più sì, duttile, detta più, poi di nuovo solida, duttile. Questa cosa ok, quando entra, alternata. esatto, quando entra il colpo, lui incontra una superficie molto solida, Mhm, deforma la sua parte frontale, poi entra nella parte duttile e rallenta, poi di nuovo incontra la parte solida, magari riesce a perforarla, ma mhm. nell'altra parte duttile viene fermato E si completamente. ferma. E per questo si dice che anche l'aria Mhm, è corazza, diciamo, fra parentesi, perché mhm. se tu ci metti 2 piastre, una lui la Sì, perfora, perde l'inclinazione, il suo angolo di entrata nell'aria, sì, gira e quando incontra l'altra, fra 2 piastre, entra male e non riesce a fuoriuscire. Magari fa questo spazietto, entra, sì. colpisce, ma non riesce a perforare. Per questo si dice che anche l'aria è corazza, perché serve Ah. anche lei. Curioso, proprio questa non la sapevo proprio.
Sì, perché Molto interessante. il cemento riusciva a fare da parte duttile prima della corazza del carro. Quindi il corpo entrava, si deformava e quando già andava a colpire contro la corazza del Sherman riusciva a essere fermato. E facendo così non perforava neanche l'88 tedesco. E teneva. Ma questo soltanto con i Mm. Jumbo, se conosci i Jumbo. Perché metterlo sopra Poco poco. un, um, un normale Sherman non funzionava lo stesso perché lì la corazza era... Mhm. Già la corazza di Sherman sono duttili, cioè il loro acciaio era fatto per essere morbido, che se anche vieni Ok, perforato non fa schegge. ok, Fa meno schegge, non è che non fa proprio, fa meno schegge, certo. quindi l'equipaggio rimane più in vita. Ti ho fatto anche questa cosa qua. Anche questo non lo sapevo dello Sherman. Anche questo non lo sapevo dello Sherman. Dello Sherman, magari mi sono dimenticato di dirlo prima, anche quello l'avevano usato è stato usato dalla fanteria d'arresto, prima come postazione cannone e poi certe torrette, solo a torretta, sono state usate come postazione mitragliatrice, tolto il cannone gli ha messo appunto una mitragliatrice. Quindi ti ritrovai la torretta del cannone Solo con la ma metà. come postazione mitragliatrice, diciamo, ha fatto un po' un accrocchio. Funzionava, però diciamo, può essere visto un po' come un po' un accrocchio, diciamo. È interessante. Vabbè, si inventavano un po' di tutto. Poi Ah sì. andiamo su un'altra cosa, magari perché durante la seconda guerra mondiale, ma durante il periodo prima della seconda guerra mondiale, noi sappiamo bene che Libia era italiana. Cosa Mhm, mi sai sì. dire delle fortificazioni italiane in Libia? Bellissima domanda. Allora, ti so dire effetti- effettivamente poco perché della Libia so abbastanza poco, mi sono concentrato più sull'Italia. So che erano previsti dei settori di fortificazione anche là, però non, so che erano previsti, però alla fine non sono stati costruiti una tipologia di bunker, però alla fine non ti saprei rispondere perché mi sono concentrato sull'Italia, mi dispiace. Oh, no, perché magari immaginavo, perché come potrebbe essere un bunker nel deserto, no? Io Mhm. non li ho mai visti, i bunker nel deserto non li ho mai visti, se sono sincero. Però, Allora, diciamo che, scusa, ti interrompo, vai, vai. i tedeschi hanno fatto abbastanza anche là avevano riutilizzato dei bunker secondo i loro modelli, anche là in Libia o comunque nella battaglia d'Africa, anche là avevano usato appunto i Tobruk, appunto, e anche la battaglia di Tobruk mi sembra nella seconda guerra mondiale, nella battaglia, nella campagna d'Africa, e appunto erano queste postazioni abbastanza piccole da appunto uno o due soldati usate per una mitragliatrice. So che sono stati usati anche quelli in Africa, però so solo quello rispetto all'Africa, diciamo, mi sono specializzato in quelle italiane. Perché magari è interessante, perché dei bunker, tutti sono le battaglie, prima, seconda Mhm, battaglia, lì abbiamo perso, abbiamo vinto, ma dei bunker lì non parla nessuno, mhm, delle postazioni di difesa. Poi magari lì mhm, potrebbe esserci qualcosa di particolare, perché c'erano gli Oasis o robe del mhm. genere, quindi magari facevano qualcosa lì. Magari poteva essere interessante questa cosa. Sicuramente molto. E così, dai, ti faccio un po' di domande facili, facili, niente di che, basta così complesso. Faccio una domanda sincera, sincera così, come ho detto prima, io non giro per i bunker, ok? Tu Mhm. giri per i bunker, ti fai i tuoi giretti, andiamo a fare un giro per i bunker oggi. E, come te la senti? Non hai paura, non ti preoccupi, magari che c'è, non so, per qualsiasi cosa, una bomba abbandonata, boom, parte il piede, non lo so, io. No, allora, bellissima domanda, molto bella. Allora, diciamo che alla fine non sono mai state messe, ad esempio, allora,
in caso di attacco era prevista proprio la predisposizione di campi minati o comunque tuttora su determinati ponti o strade ci sono i fornelli da mina. Sono praticamente piccole stanzette proprio proprio dei loculi praticamente dove sapendo che veniva il nemico facevano saltare il ponte. Venivano inserite dei cariche di mina e venivano fatte saltare, però e questo era un conto. Alla fine quando vai in bunker non trovi mai degli armamenti, uno perché non trovi mai niente, neanche alla fine diciamo sono stanze vuote, alla fine ti ritrovi i vari locali, il corridoio, ok, e la piastra dove veniva alloggiato l'arma, perché però armamenti meno. Per fortuna, ma soprattutto sì, per fortuna e sfortuna non li trovi e quindi diciamo non vi sono quei rischi. Diciamo che sono comunque dei luoghi bui, perché ovviamente dentro non c'è l'illuminazione elettrica e quindi diciamo che sono anche abbastanza grandi, allora diciamo non da perdersi, però si può perdere un po' l'orientamento, perché magari con corridoi che ti ritrovi 3-4 indicazioni, se le dici da dove sono venuto, e là magari può essere un po' un problema. Non dico portarsi dietro il filo Briciole come, come le briciole. esatto, come il filo di Arianna, però per esempio ti prendi l'idea, boh, ad ogni incrocio giro a destra, Mm. prima o poi verrai fuori, ad esempio, o almeno o a sinistra, ad esempio. Sì, sì, sì. Dici, paura che magari mi trovo là qualcuno. Allora, di base io ho sempre via con mio compagno di escursione che saluto, e quindi alla peggio siamo in due. Ok. Infatti da solo almeno io diciamo, non mi fido perché sono comunque luoghi abbandonati, quindi non dico che ci ritrovi gente pericolosa, alla fine se ci ritrovi dentro qualcuno è un altro appassionato di queste cose, però diciamo preferisco comunque andare sempre. Com'è? Animali selvatici, qualcosa. Allora, animali, pipistrelli, quelli veramente ne ritrovi tanti, quello sì. Potrebbe Che essere sì, allora, orso. allora, su qualcuno ci potrebbe essere rischio, in alta montagna, vicino a Tarvisio, praticamente un paese al confine con la Slovenia e l'Austria, in un'opera della seconda guerra mondiale non ultimata, praticamente una caverna a stato grezzo, è l'opera 4 di Valbruna, se qualcuno riesce a localizzarla. Là hanno trovato l'impronta dell'orso e là bisogna stare eventualmente attenti anche perché zone montuose possono essere un po' pericolose. Mm. Oppure altre zone, eventualmente, comunque qua in regione c'è comunque il problema dei lupi. Non ho mai trovato altri animali, però non vorrei mai andare là e trovarmi la tana, Beh, diciamo. è normale. Lo diciamo perché comunque non potrebbe, cioè, penso che sia sempre così, bisogna essere attenti, bisogna saperci fare. Sì, sì, Quindi, sempre attenzione, almeno anche perché sono posti abbandonati, appunto, ok, sono là tranquilli, magari non, sì, ti ritrovi magari, non so, quello che si diverte va a spruzzare con lo spaventini. spray. Esatto, sì, diciamo che gli incivili purtroppo ci sono sempre, oppure almeno qualche fatto più triste è accaduto ad esempio qua in regione, i bunker della guerra fredda, cos'è che avevano? I cavi elettrici avevano dentro il rame e quindi diciamo c'è un amico, ora non so se mi sta seguendo Andrea, un ragazzo del Friuli, era andato dentro un bunker con i suoi amici, si è ritrovato il signore che era là con la flessibile a portare via il rame e là sì ti viene paura, però sono casi eccezionali, diciamo che appunto qua in Friuli quelli della guerra fredda li hanno ormai rovinati tutti, quindi diciamo questo pericolo non c'è più alla fine purtroppo. Hanno rubato tutto quello che potevano rubare. Vabbè, Veramente. viviamo in un... Ahimè, ahimè.
Capisco, capisco. È interessante, è un mondo Mm. veramente bello, È un tutto questo. mondo anche quello. E non hai mai pensato di andare oltre, andare a studiare più approfonditamente, farti magari di svoltare questa pagina proprio pesantemente, magari girare, fare video, reportage, cose del genere. Allora, innanzitutto sorrido alla battuta di Alphonse 04, gli mancava solo il cemento da rubare. Ok. Esatto. Spero non si arrivi a tanto anche perché non so se si possa riutilizzare, ma Loro eviterei. Allora, troveranno, non ti diciamo, preoccupare. com'è? Loro troveranno come usarlo. Ma se mi porta via anche il bunker, diciamo che là è abbastanza grave la situazione. Finché è rame, dico, maledetti, mi avete rovinato il bunker, perché alla fine è una disciplina molto come l'Urbex, entri, ti fai le tue foto, i tuoi video, non tocchi niente, torni fuori e la situazione è tutta come prima. E come svolta? Allora, io ho già iniziato un po' da... È un po' che ho già postato qualche video, diciamo, tra IGTV, YouTube, Sì, in più ora ho appena finito di postare una serie di 4 bunker che ho visitato l'anno scorso al Passo Tre Croci, è vicino al lago di Sorapis, facciamo un conto Cortina, quella zona là, ok. tra il Veneto verso il Tridino. E questi qua sono tutti dei bunker che appunto ho visitato con il mio compagno di esplorazioni e loro sono rimasti all'epoca della seconda guerra mondiale, non sono stati riutilizzati per la guerra fredda, però sono ancora ben tenuti al loro interno. Diciamo questo, ho fatto dei video, almeno all'epoca avevo solo il telefono e lo stabilizzatore con cui filmare, ci attaccavo sotto il faretto con le vite da 1/4 di pollice per il cavalletto e riuscivo a fare qualche video, però non mi sono mai ripreso o comunque fare, come qualcuno mi dice, divulgatore, l'Alberto Angela dei bunker che parlo un po', diciamo che l'idea c'è, diciamo che me la sto un po' studiando meglio da quando ho iniziato a fare le dirette, quindi mi sono mostrata al pubblico e quindi diciamo un inizio su YouTube c'è già stato, diciamo che c'è l'idea di iniziare anche a parlare anche diciamo, in prima persona e non mettere meno, perché per ora sto mettendo solo una breve didascalia sotto ogni video. Sì, 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 sì. Faccio una didascalia, ma ok, la scrivo in italiano. Sono, ho tantissima gente che mi segue dall'estero, perché ad esempio in Repubblica Ceca o in Slovacchia sono pienissimi di miei bunker, o anche da Francia e da Germania. Se i sottotitoli, se le didascalie sono in italiano, la capiscono solo gli italiani purtroppo. Sì, sì, sì. Però diciamo l'idea di evolversi, fare qualcosa di più c'è. E meno, a breve vorrei anche magari non so, iniziare a fare qualcosa. Meno, però dopo l'università, diciamo. Sei l'ultimo anno? No, finisci L'ultimo anno, l'ultimo anno. e poi ti tuffi in questa Mm. avventura. eh, Sì, sì, è sempre inter- come passione, sì. è interessante. Guarda, anch'io ho cominciato. Mhm. Perché no? Sai? Perché Esatto. esatto, perché io, anche tu, come io, magari come Mhm. tanti altri, studiamo qualcosa. Lo studiamo perché ci piace e lo Sì, studi e come dicevano cioè, i miei parenti in generale, cioè, lo studi, ne sai tanto, lo racconti solo a noi. Ma prova a raccontarlo a tanti e magari a qualcuno interesserà. sì, E dopo come vedi, fra me e altre persone che ti hanno chiesto, l'argomento è valido, è interessante, mm, serve divulgazione mm. perché no? Perché è interessante, perché è fighissimo. Abbastanza, diciamo, bunker, oddio, sono quelli fatti, sì, diciamo, magari sono anche tanti stereotipi, quando alla fine ci si scopre che ce li hai di fronte a casa, Esatto, esatto, perché proprio è di interessante. conoscenza.
perché viviamo in un mondo dove la gente già fa design a costruire le case dentro i container, e perché non divulgare come ravvivare un bunker? Mhm. Quindi è interessante, interessante. Quindi, Sì, magari anche sotto un'ottica, magari non so, più spinta verso il turismo. In più qua in regione ci sono tre associazioni che gestiscono delle fortificazioni sia della seconda guerra mondiale sia della guerra fredda, e cavoli, quando aprono c'hanno il pienone di gente che vuole andare a vedere il bunker. ah, Diciamo, anche quello ti fa venire sempre più voglia di saperne di più di queste cose. saperne divulgare è Mm. interessante perché ce l'hai sotto Mhm. mano, sei lì, ti tuffi, è interessante. Anch'io Mhm. vorrei girare i musei, far vedere la gente i carri, conoscerli anch'io, però Certo. perché mi piacciono anche a me, devo tutto toccare, devo tutto vedere. Eh, 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 cioè, avevo una interessante idea, magari te la scrivo a parte. E, molto volentieri. e, fa anche un po' ridere, però vabbè. Ma Ehm, no, se è seria non è, no. è seria, ma fa comunque ridere. Eh, E, com- sarò curioso di sentirla allora. e, e così è molto interessante. Spero che tu riesca a darci sempre più informazioni. Se Mhm. avrai qualcosa di nuovo, scrivimi, noi faremo altre dirette, perché penso che Molto volentieri. sarà interessante. E chissà, magari un giorno ci incontreremo e faremo come nell'immagine vista, tra un carro e un bunker. Si spera. Va bene, va bene. Ecco Io qua. ti dico grazie, grazie di aver partecipato, grazie di averci raccontato. Siamo qua un'oretta, un'oretta. Siamo andati bene anche questa sera. Sì. E io ho cercato di dosare le domande per dare più Mhm. argomentazioni possibile. Spero che sarà interessante. La diretta la salverò, naturalmente Certo. ci sta. Grazie. E, e se avremo altre idee, faremo altre dirette. Mi piace perché io in realtà avevo molte più domande. Mhm. Le ho preparate su un foglietto di carta scritta a mano. Quindi io Quindi amo. stabiliamo già la seconda. Sì, sì, adesso studieremo la cosa. Magari dopo le feste tu finisci quello che hai da La fare. sessione. Esatto. E, Molto volentieri. Guarda, e magari ti informi eh, e lo facciamo tutto. Eh, volentieri. Allora, io ti ringrazio ancora per l'invito, mi ha fatto molto piacere parlare con te e a tutto il tuo pubblico nelle fortificazioni, e sono veramente felice di aver partecipato, e ti ringrazio per le belle domande, e mi hai fatto veramente approfondire l'argomento dei carri in fortificazioni che magari non avevo approfondito più di tanto, diciamo, quindi veramente grazie. bene, bene, bene. La prossima volta mi studierò anch'io qualcosina, così da raccontare, magari tu racconti un po' i bunker e io racconto come combatterli. Questo sarà Mhm. molto interessante, ecco, come i carri dovevano rispondere alla Io, cosa. io faccio l'uomo della NATO che si difende, e te fai l'uomo del patto di Varsavia che deve attaccare e conquistare il nord Italia. Va bene, va Ecco, bene, va bene. Ok, va bene. grazie anche a tutte le persone che ci hanno guardato, quelle che ci guarderanno magari in Mm. registrazione. E grazie, grazie ancora per tutto. Sei un grande, ci sta. Grazie Alex, davvero. Grazie, grazie. Ciao. Alla prossima. Buona Ciao. serata. Ciao a Ciao. tutti.